Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici della Vergine, periodo di concretezza, di stabilità, per qualcuno periodo anche di lavoro duro, ed essendo un imperatore può anche fare riferimento alla persona di interesse, a un capo o a un padre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione potete trovare il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, gli amici, le relazioni di coppia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante del periodo e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Se poi volete specificatamente le letture per i single, piuttosto che se siete in una relazione ufficiale o no, piuttosto che sul lavoro, piuttosto che sulla finanza, sono già tutte online, le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito e sono le letture a 3 scelte. Anche lì comunque ci sono i segni zodiacali. Allora ragazzi, partiamo con un fante di spade, re di denari, l'imperatrice, un 7 di bastoni, un 10 di bastoni, la torre e un 8 di coppe. Credo che questo imperatore abbia a vedere con quello che riguarda i temi materiali di questo momento. Adesso andiamo a vedere specificatamente con i mini tarocchi, così riesco a darvi delle sfumature in più, ma qui ho come la sensazione che ci sia, come vi posso dire, è come se perdeste di vista quelle che sono o le vostre proprietà o i vostri beni materiali o il vostro denaro, la vostra potrebbe anche essere la posizione lavorativa. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere questo fante di spade. 3 di spade e carro. C'è come un movimento, un passaggio. Perché ho la sensazione che qualcuno potrebbe fare stalking in questo periodo, diciamo nella terza settimana di maggio. Potreste essere voi a super controllare qualcuno o anche a super controllare una situazione, un viaggio, un trasloco, uno spostamento, un movimento. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Ho anche l'idea che qualcuno sarà un po' obbligato a prendere una scelta, cioè se traslocare o no, perché è come se la casa fosse, cioè avesse bisogno di parecchi interventi, magari troppi per le vostre finanze. Allora, il re di pentacoli è spiegato da un 4 di bastoni e dalla carta della luna. Sì, c'è come qualche paura per quello che riguarda la stabilità, potrebbe essere monetaria, potrebbe essere residenziale, potrebbe essere anche la stabilità del lavoro per qualcuno, o il ruolo, come vi dicevo prima.
Datemi una carta per la luna. Imperatrice e 8 di spade. Che interessante perché l'imperatrice è qui. Se fosse una situazione lavorativa, ho come la sensazione che voi vorreste arrivare ad un certo tipo di obiettivo, ma è come se ci fosse qualcuno nel mezzo. Andiamo a vedere l'imperatrice. Cavaliere di denari e 9 di pentacoli. Ragazzi, io credo che potrebbe anche esserci la necessità di... cioè nel senso che sia un tema legato allo stipendio. Tipo, vorrei un aumento di stipendio, mi hanno promesso l'aumento di stipendio, se mi trasferisco mi danno l'aumento di stipendio perché c'è comunque un carro, quindi qualche movimento o qualche scelta magari di vita o aziendale è implicata secondo me. Però è come se non vi sentiste abbastanza autonomi, abbastanza indipendenti. Andiamo a vedere il 7, infatti sì. Il 7 di bastoni. Che è spiegato da un 2 di bastoni e da un altro 7 di bastoni, giustamente. Sì, sì, ma qui è un punto di vista di carenza materiale che secondo me andrete a elaborare a livello mentale o comunque perché questo 9 di pentacoli mi dice proprio che è come se non avesse abbastanza denaro e avete anche queste due figure che normalmente sono due figure di abbondanza e di prosperità che sono a testa in giù. Quindi qui o si tratta di un ruolo o si tratta di una sicurezza economica. Andiamo a vedere questo 10. Come se qualcuno dovesse lasciare un vecchio posto o appunto magari una vecchia casa a causa di un trasferimento di lavoro e non volesse. Però ragazzi ho la sensazione che o sì cambierete perché poi proprio avete la giustizia, la torre e questo 8 di coppe che vi dice andate. Andiamo a vedere la torre. Regina di bastoni e cavaliere di bastoni. Vi dico, sì, c'è qualcuno secondo me che qua sta facendo ostruzionismo, ho come questa sensazione. Ragazzi, scusate, si è interrotto il video. Io avevo già estratto le carte, avevo già spiegato tutto, non importa, lo rispiego. Allora, non sono uscite carte bellissime, sinceramente, per spiegare questo 8 di coppe, e io lo vedo come un avvertimento bello e chiaro. Fate attenzione, ragazzi, perché qualcuno potrebbe cercare di manipolarvi, potrebbe cercare anche di fregarvi, perché l'unica carta positiva tra il 5 di spade, il diavolo, la torre e il 7 di spade è questo matto. Ed essendo, diciamo in cattiva compagnia potrebbe rappresentare ingenuità, quindi diciamo che potrebbe rappresentare quello che è il lato d'ombra del matto, ingenuità, impulsività. E qui ho la sensazione che soprattutto se state facendo una nuova collaborazione, se vi stanno proponendo un nuovo progetto, se dovete vendere casa e se c'è la burocrazia in mezzo, ragazzi, 7 di spade, diavolo, 5 di spade e torre, fate attenzione perché qualcuno potrebbe volervi fregare letteralmente dei soldi, un ruolo del potere, perché questo è una questione di potere qui, potere economico, potere fisico, potere di un ruolo eventualmente, potere a livello energetico, chi ha più importanza in una relazione sull'altro potrebbe anche essere.
Prendetelo veramente come un avvertimento. L'otto di coppe è una carta che vi indica di fare una sorta di viaggio interiore, però è una carta di allontanamento, perché questo fanciullo per fare il suo viaggio interiore si lascia il posto dove è stato fino ad adesso e si dirige verso la montagna in realtà, verso l'alto per capirci. Andiamo a vedere Osho. Rinascita. E adesso capisco perché avete il fante di spade. C'è anche quello. Quindi tenete sotto controllo i movimenti che fanno gli altri, che siano colleghi, che siano familiari, che sia il vostro, diciamo, partner che vi offre la possibilità di andare a convivere, di costruire qualcosa insieme, di finanziare un lavoro insieme. Se non vi sentite abbastanza forti da sostenere la cosa, cioè prendete tempo, lasciate perdere, ma comunque passate per vie legali, mettete tutto nero su bianco, e qua vi dicono così perché qui la fregatura è dietro l'angolo, ragazzi. Maturità. È come se vi dicessero che avete tutte le carte in regola per rinascere e per prendere voi da soli le vostre scelte, le vostre decisioni. Siete abbastanza completi, è un 9 di pentacoli. Ce l'avete anche qui. In realtà non siete poi così, tra virgolette, scarsi o in una situazione di scarsità o di carenza come voi pensate. Le capacità decisionali le avete, dovete solo lasciare indietro certi schemi del passato, torre. E sono gli schemi mentali questi, e rinascere fondamentalmente, rivivere un po' il vostro nuovo sé, se vogliamo. Io credo che sia qualche cosa legato a quando avrò quel posto, quando avrò quello stipendio, quando sarò felice, potrò fare questo. Cioè, sento come se ci fosse una sorta di legame tra l'obiettivo che dovete raggiungere e il modo in cui andrete avanti o vorreste andare avanti nella vostra vita. Ma non necessariamente devono essere legate le due cose. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli. Spirito libero, difatti, rinascita e maturità, potete decidere con la vostra testa. Essere uno spirito libero vuol dire navigare senza muri, volare senza giudizio e amare senza condizioni. Wow! I muri? Non ce l'avete un 9 di bastoni? Ah no, avete un 7. I muri possono essere anche quelli mentali, e il giudizio anche, perché è sempre l'ego, il nostro critico interiore che ci giudica, ci dice, ci sgrida fondamentalmente. Eccolo, vedi? Va bene, cari amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, perlomeno vi ho messo un po' in allerta su questa energia che potrebbe arrivare. Fatemi sapere comunque nei commenti come vi vibra la lettura e per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!